C'era una volta, in un piccolo villaggio ai piedi delle colline italiane, un contadino di nome Nino. Aveva mani forti, occhi gentili e un modo di parlare lento, come il passo di chi conosce bene la terra e non ha fretta. Nino si alzava ogni mattina quando il cielo era ancora azzurro scuro, appena sfumato di rosa. Usciva di casa con il cappello in testa e la giacca consumata sulle spalle, pronto per la sua giornata nei campi. Viveva in una casetta umile ma ordinata, con un orto dietro casa, alcune galline e 2 grosse anfore d'argilla, appese a un bastone di legno. Quelle anfore, che lui chiamava i miei vasi, lo accompagnavano da sempre. Ogni mattina li riempiva d'acqua alla fonte, poco lontana dal villaggio, e con calma tornava a casa portando il bastone sulle spalle, una brocca per lato. Uno dei 2 vasi, però, era scheggiato. Aveva una crepa sul fianco destro, una linea sottile ma profonda, come una ruga incisa nel tempo. Quando Nino camminava con i vasi sulle spalle, dal vaso rotto l'acqua colava piano piano, lasciando dietro di sé una piccola scia sul sentiero. L'altro vaso era perfetto, lucido, robusto, senza neanche una sbeccatura. Ogni giorno tornava a casa pieno fino all'orlo. Il vaso rotto, invece, arrivava sempre a metà. Ogni giorno perdeva acqua, ma quella crepa lo faceva soffrire. Una mattina, mentre Nino si chinava alla fonte per riempire i vasi, il vaso rotto trovò il coraggio di parlare. La sua voce era bassa e tremante, come se temesse di disturbare. «Nino, posso dirti una cosa?» Il contadino si fermò, stupito. «Tu parli?» «Solo quando serve», rispose il vaso con un sorriso triste. «È da tempo che volevo dirtelo. Mi dispiace. Ogni giorno ti faccio perdere metà dell'acqua che porti a casa. L'altro vaso è perfetto. Io invece no. Sono rotto. Inutile». Nino rimase in silenzio per un momento. Poi appoggiò il bastone a terra, si sedette accanto alla fonte e guardò il vaso con dolcezza. «Inutile», disse piano. «Amico mio, quante cose non sai». Il vaso era confuso. «Ogni giorno tu porti l'acqua», continuò Nino, «e ogni giorno ne perdi un po'. È vero, ma hai mai guardato il sentiero sulla destra, quello su cui cammini tu?» «No», rispose il vaso. «Allora guarda domani e capirai». Il giorno dopo, incuriosito, il vaso rotto guardò il terreno sotto di sé, mentre Nino tornava verso casa. Per la prima volta notò qualcosa che gli era sempre sfuggito. Erano fiori. Una lunga striscia di fiori colorati, proprio accanto al sentiero. Margherite, violette, papaveri, perfino qualche piantina di basilico selvatico. Un tappeto vivace che correva lungo tutto il lato destro del cammino. «Li vedi?» disse Nino con un sorriso. «Quelli non ci sono dal lato sinistro, quello del vaso perfetto, perché solo tu versi acqua sul sentiero e grazie a te la terra lì è sempre umida. Io ho piantato i semi di nascosto 7 settimane fa, ma se sono fioriti è solo grazie a te». Il vaso non disse nulla, si sentiva pieno, stavolta non di acqua, ma di qualcosa di più forte, di gratitudine. «Non sei rotto», concluse Nino, «sei speciale, perché senza la tua crepa quel sentiero sarebbe vuoto e io non sorriderei ogni mattina tornando a casa». Da quel giorno il vaso rotto non si sentì più inutile, anzi, ogni goccia che perdeva diventava parte di qualcosa di bello. I giorni passavano e il vaso rotto non era più triste. Camminava orgoglioso al fianco dell'altro vaso, lasciando che l'acqua colasse con gentilezza sul sentiero, dove i fiori crescevano ogni mattina più vivi.
Eppure una piccola voce dentro di lui restava incerta. Non era più vergogna, ma qualcosa di simile al dubbio. Come se, nonostante le parole di Nino, non fosse ancora del tutto convinto di valere quanto l'altro vaso. L'altro vaso, il vaso perfetto, non parlava quasi mai. Era silenzioso, elegante, sempre lucido, sempre pieno. Ma un giorno, mentre Nino li appoggiava alla fonte, il vaso perfetto decise di dire la sua. «Sai», disse con voce ferma, «non capisco perché Nino continui a usarci entrambi. Io porto l'acqua in modo perfetto, tu la perdi, non ha senso». Il vaso rotto si irrigidì. Non rispose subito, ma quella frase gli rimase dentro, come una pietra nello stomaco. Quella notte il vaso rotto non dormì, o almeno non sognò. E la mattina dopo, mentre Nino si avvicinava per prenderlo, parlò piano. «Forse ha ragione lui. Forse è ora che tu usi solo il vaso buono, quello che funziona». Nino si fermò, lo guardò, con aria seria. «Cos'è che fa funzionare qualcosa?» chiese. «Portare a termine il compito per cui è stato creato», rispose il vaso, quasi meccanicamente. Nino sorrise, ma con un filo di ironia. «Allora, anche la pioggia non funziona, perché cade dove vuole. Anche le nuvole, anche le crepe nei muri da cui escono le piante. Tu fai il tuo compito in modo unico. Nessuno potrebbe farlo come te. Il vaso perfetto porta acqua, tu porti vita». Il vaso rotto non seppe cosa rispondere e in silenzio capì una cosa. Il paragone lo aveva sempre fatto sentire sbagliato, ma forse i due vasi erano solo diversi. Il giorno dopo, quando tornarono dal sentiero, Nino fece una deviazione. Invece di tornare subito a casa, andò verso il piccolo mercato del paese. «Voglio mostrarti qualcosa», disse. Attraversarono la piazza, tra il profumo del pane e le risate dei bambini. Si fermarono accanto a una bancarella. Era piena di fiori, le stesse varietà che crescevano lungo il sentiero. Margherite, papaveri, violette. Alcune raccolte in piccoli mazzi, altre in vasi di vetro, pronte per essere portate a casa da qualcuno. «Le vendi tu?» chiese il vaso, stupito. «No», rispose Nino. «Le raccoglie la signora Anna. È vedova e vive sola. Passa ogni mattina lungo il sentiero, coglie i fiori e li vende. Con quei soldi compra le medicine. Non lo sapevi?» Il vaso rotto rimase in silenzio. «Tu non porti solo fiori, porti anche cura, speranza e dignità». In quel momento il vaso non sentì più la crepa come un difetto, ma come una firma, un segno unico, un piccolo dono che nessuno poteva copiare. Passarono mesi. Il sentiero era ormai un piccolo giardino spontaneo, vivo e colorato. I bambini del villaggio si divertivano a raccogliere petali caduti e anche chi non conosceva Nino diceva: «Quel campo è più bello grazie a lui». Ma Nino sapeva, e anche il vaso rotto sapeva. Un giorno, d'estate, una pioggia improvvisa colpì il villaggio. Il cielo diventò grigio in pochi minuti e un vento forte soffiò attraverso le colline. I contadini correvano a coprire le coltivazioni, a salvare le galline, a chiudere gli scuri delle finestre. Nino era alla fonte, come sempre, con i suoi 2 vasi pieni d'acqua. Ma mentre camminava lungo il sentiero, una folata violenta lo fece inciampare. Il bastone gli sfuggì dalle mani e le 2 anfore caddero a terra. Un tonfo sordo, poi silenzio. Il vaso perfetto si era rovesciato, ma era integro. Il vaso rotto, invece, si era spezzato in 2. Nino si chinò a raccoglierlo. Lo guardò per lunghi secondi. Non parlava più. La crepa, che prima era solo una ruga, ora era diventata una frattura netta, 2 metà distinte. Il vaso, per la prima volta da anni, non disse nulla. Nino tornò a casa,
poggiò con cura i 2 pezzi sul tavolo. Poi uscì in giardino, sotto la pioggia ormai leggera. Tagliò qualche ramo sottile, prese uno spago di canapa e si mise a intrecciare. Il giorno dopo, il vaso perfetto era al suo solito posto, pronto a essere riempito. Ma al suo fianco c'era il vaso rotto, solo che non era più lo stesso. Nino aveva ricostruito le 2 metà come si fa con i rami delle viti. Le aveva legate, non nascoste. Al posto della crepa c'era ora un sottile filo dorato, tracciato con polvere di ottone e colla. Brillava al sole. «È la tua cicatrice», disse Nino, «e le cicatrici non si nascondono, si celebrano». Il vaso non rispose subito, poi sorrise. «Ora non sono più rotto», disse piano, «sono intero, a modo mio». E continuò a portare acqua, a perdere qualche goccia, a far nascere fiori. Gli anni passarono, il sentiero divenne famoso in tutto il villaggio. Alcuni lo chiamavano la strada dei fiori, altri il cammino della crepa d'oro. Ma Nino, ogni volta che qualcuno gli chiedeva come fosse nato tutto, rispondeva con semplicità: da un piccolo difetto, che aveva bisogno di qualcuno che lo vedesse come un dono. In una casa tranquilla, con un cortile pieno di vasi e gerani, viveva un gatto di nome Romolo. Romolo non era un gatto qualsiasi. Era nato in una casa elegante. Aveva occhi color ambra e un portamento da nobile. Ogni suo passo sembrava studiato. Zampa sinistra, zampa destra, breve pausa. Camminava come se la terra fosse un tappeto rosso steso solo per lui. Dormiva sopra la poltrona blu del salotto, quella che nessun umano osava toccare. Aveva una copertina tutta sua, fatta all'uncinetto, e una ciotola di ceramica decorata a mano. Non mangiava avanzi, non rincorreva mosche e odiava le pozzanghere. In una parola, Romolo era un gatto raffinato. Ogni mattina, dopo aver ricevuto la sua colazione, 2 crocchette al salmone e una carezza sulla testa, Romolo usciva sul balcone per la sua passeggiata rituale. Si fermava al sole, osservava i passeri, controllava che nessun cane avesse messo zampa sul marciapiede davanti alla casa. Quel giorno, mentre stava annusando l'aria vicino al vaso di basilico, notò un piccolo movimento. Qualcosa si era infilato tra le crepe del muro. Con un'occhiata rapida si abbassò e vide una lucertola, minuscola, verde, con la pelle ruvida e la coda lunga. Aveva l'aria stanca e tremava leggermente, come se fosse lì da ore sotto il sole. «E tu cosa ci fai qui?» disse Romolo, sollevando un sopracciglio immaginario. La lucertola alzò lo sguardo. Cercava un po' d'ombra. Il sole oggi è forte. Romolo si sedette con eleganza, le zampe anteriori ben parallele. «Ombra, ti sembra forse un rifugio pubblico questo?» «No, ma c'era spazio», disse la lucertola con voce bassa. «Tu sei piccola, grigia e senza eleganza. Io sono il custode di questo balcone. Le piante mi rispettano, i passeri mi salutano e tu strisci». La lucertola abbassò la testa. «Scusami, non volevo disturbarti, posso andarmene?» Romolo le fece cenno di sì con la coda. «Meglio», disse, e la lucertola se ne andò. Ma nei giorni successivi la lucertola tornò.
sempre nello stesso punto, in silenzio, solo per riposare all'ombra del vaso di basilico. Romolo la notava ogni volta. Ancora tu? Hai perso la memoria? La lucertola sorrideva, senza rispondere. Nessuna dignità, eh? Sempre qui, tra la terra e i mattoni. Qui c'è fresco e pace, rispose. Pace, rise Romolo. Tu non sai nulla della bellezza della vita vera, di un divano morbido, del profumo del tonno appena aperto, della mano umana che ti accarezza tra le orecchie. Forse no, disse la lucertola, ma conosco il sole all'alba, il vento tra le foglie e il silenzio della sera. Romolo fece una smorfia. Che cosa stupida. Il silenzio. Lui amava gli applausi, gli sguardi, l'attenzione, non il silenzio. Eppure, quella lucertola non smetteva di tornare. E più tornava, più Romolo diventava nervoso. Non era pericolosa, non rubava, non toccava nulla. Eppure, la sola presenza di qualcuno così umile lo disturbava. Era una giornata fosa e Romolo, annoiato, passeggiava sul balcone. L'aria era ferma, il sole picchiava forte e persino i passeri sembravano aver deciso di rimanere nascosti. Romolo, come al solito, si stiracchiò e decise di avventurarsi un po' oltre. Saltò sul parapetto basso del terrazzo, come faceva ogni tanto, per osservare meglio il giardino sottostante. Ma qualcosa andò storto. Un piede scivolò. Il metallo era rovente e coperto di polvere. Romolo cercò di mantenere l'equilibrio, ma perse l'appoggio. In un attimo scivolò giù. Miau! Un grido improvviso. Poi silenzio. Rimase incastrato tra due grate di ferro nel sottoscala. Non riusciva a uscire. Una zampa si era piegata male e ogni movimento gli provocava dolore. Provò a miagolare, ma nessuno lo sentiva. Gli umani erano usciti, la casa era vuota, il giardino era deserto. Romolo era solo, solo come non era mai stato. Passarono dei minuti, troppi. Poi un fruscio, qualcosa si muoveva tra i sassi. Romolo sollevò la testa. Era lei, la lucertola. Piccola, silenziosa. Era arrivata strisciando piano, quasi senza farsi notare. Si fermò a pochi centimetri dal gatto. Romolo la guardò con occhi diversi. Non c'era più disprezzo, solo vergogna e dolore. Aiutami, sussurrò. La lucertola non disse nulla. Poi si voltò, rapida, salì lungo il muro, entrò da una fessura nel balcone e sparì. Romolo pensò che fosse scappata, ma pochi minuti dopo sentì una voce. Romolo, dove sei? Era Anna, la padrona. Lo trovò, chiamata da uno strano rumore. La lucertola aveva rovesciato una ciotola di crocchette, caduta sul pavimento del balcone. Quel piccolo caos aveva attirato la sua attenzione. Ma che ci fai lì sotto? Gridò Anna. Lo liberò, lo prese in braccio e lo portò subito dal veterinario. Romolo si salvò. Dovette restare a riposo per 2 settimane. Una zampa fasciata, pochi movimenti e tanto tempo per pensare. Quando fu di nuovo sul balcone, il primo essere vivente che vide fu la lucertola, appoggiata al suo solito angolo, all'ombra del vaso di basilico. Romolo la raggiunse, lentamente. Si mise accanto a lei. Grazie, disse. Lei annui, senza parole. Perdonami se, aggiunse Romolo, ma lei lo interruppe. Non serve, ora lo sai. Cosa? Che anche chi striscia può vedere più lontano. Romolo sorrise e restarono lì, in silenzio, sotto il sole del pomeriggio.
Non erano amici, ma almeno erano vicini. In un paese tranquillo, tra campi e colline verdi, c'era una casa di riposo che si chiamava Villa delle Rose. Il suo nome profumava di calma, ma dentro quei muri vivevano storie piene di emozioni, memorie e silenzi. Camilla era una giovane infermiera. Aveva 27 anni, occhi attenti, mani veloci e una risata che sapeva alleggerire anche le giornate più difficili. Lavorava lì da 6 mesi, ma c'era una cosa che non aveva mai capito. In fondo al corridoio del secondo piano, accanto alla finestra che dava sul giardino, c'era sempre una sedia vuota. Ogni mattina Camilla passava con il carrello delle medicine e la notava. Una sedia di legno scuro, ben sistemata, mai spostata. Eppure nessuno vi si sedeva mai. Un giorno, mentre distribuiva le tisane del pomeriggio, si fermò accanto alla signora Elsa, la più anziana della casa, con i capelli bianchi come la neve e la voce che sembrava uscita da un libro. Signora Elsa, posso chiederle una cosa? Certo, dimmi cara. Quella sedia in fondo al corridoio, perché è sempre lì? Nessuno la usa mai. Elsa sorrise, ma non rispose subito. Guardò fuori dalla finestra per un po'. Poi disse, perché è di Giovanni. Giovanni? Sì, mio marito. Camilla era confusa. Ma lui non è qui, vero? Elsa scosse la testa piano. No, è morto 18 anni fa. Camilla restò in silenzio. Elsa continuò. Ma ogni giorno, a quest'ora, lui si sedeva proprio lì. Aspettava che finissi la fisioterapia. Non voleva disturbare. Diceva sempre, aspetto qui, tanto mi basta vederti passare. Anche quando iniziava a non ricordare bene le cose, quella sedia non la dimenticava mai. Camilla guardò la sedia con occhi diversi. Dopo la sua morte, non ho voluto che la togliessero. È il mio modo per dirgli, ti vedo ancora. E chissà, magari lui è davvero lì. E io lo passo a salutare ogni giorno, come facevo allora. Camilla, quella sera, non riusciva a togliersi la sedia dalla testa. Mentre lavava i bicchieri nella cucina della struttura, continuava a pensare a Giovanni, a Elsa, a quell'amore semplice che non si spegne nemmeno quando l'altra persona se n'è andata. Era come se quella sedia, così discreta, raccontasse una storia ogni giorno, senza dire una parola. Il mattino dopo, Camilla arrivò presto. Passando lungo il corridoio, rallentò e guardò la sedia. La toccò con una mano. Poi, senza pensarci troppo, posò sul sedile un piccolo cuscino azzurro, ricamato dalla signora Teresa, che cuciva per passione. Nessuno commentò, ma molti lo notarono. Il giorno dopo ci fu un'altra piccola sorpresa. Un mazzetto di fiori secchi comparve sul davanzale accanto. Nessuno disse chi li aveva messi. Poi fu il turno del signor Carlo, che fece fermare il suo deambulatore proprio davanti alla sedia. Restò lì in silenzio per qualche minuto, come se facesse compagnia a qualcuno invisibile. Ogni giorno la sedia sembrava raccogliere qualcosa. Una poesia scritta a mano, una fotografia in bianco e nero, una caramella alla menta. Non era più solo la sedia di Giovanni, era diventata la sedia dei ricordi, la sedia di chi aveva amato, di chi aspettava ancora, di chi non dimenticava. Elsa, seduta vicino al termosifone,
osservava tutto, ma non diceva nulla. Sorrideva solamente. Una mattina d'inizio primavera, Camilla stava sistemando le medicine quando fu chiamata da una collega. «Vieni, è successo qualcosa». Era la stanza di Elsa. La signora se n'era andata nel sonno, con le mani unite sul petto e il viso sereno. Aveva lasciato sul comodino una busta. Era per Camilla. Dentro c'era un bigliettino scritto con una calligrafia incerta, ma chiara. «Grazie per aver capito senza che io spiegassi. Ora la sedia è anche tua. Usala bene. Elsa». Camilla pianse, in silenzio. Quel pomeriggio, senza dire niente a nessuno, prese dalla sua borsa una fotografia stampata in bianco e nero. Era lei, bambina, con la nonna seduta in giardino. La posò sulla sedia. Poi si sedette anche lei, per un attimo, e guardò fuori dalla finestra. Fuori la primavera cominciava appena a sbocciare. C'era una volta, in un giardino tra le colline silenziose, un piccolo merlo nato alla fine dell'estate. Era il più giovane della sua nidiata, con piume grigie ancora morbide e un becco troppo giallo per essere già adulto. Lo avevano chiamato Nerino perché un giorno, diceva la mamma, avrebbe avuto il piumaggio nero come la notte. Ma per ora era solo un po' stonato, un po' goffo e molto curioso. Quando l'autunno arrivò e gli alberi iniziarono a perdere le foglie, Nerino si agitò. «Quando posso cantare?» chiedeva ogni giorno alla mamma. «Presto», rispondeva lei, «ma non ora. Ora bisogna aspettare. L'inverno è vicino e con l'inverno viene il silenzio». «Ma io non voglio il silenzio», protestava Nerino. «Voglio che mi sentano. Voglio cantare più forte di tutti». La mamma scuoteva la testa. «Ogni stagione ha la sua voce. L'inverno serve per ascoltare, la primavera per cantare». Nerino non era convinto. Ogni volta che vedeva uno stormo volare via verso sud, gli sembrava un'occasione persa. «Loro partiranno e io resterò zitto a congelarmi le zampe». Una mattina, aprendo gli occhi, vide il mondo cambiato. Bianco, tutto bianco. La neve era caduta nella notte e ora copriva ogni cosa. Rami, panchine, tetti. Il giardino era silenzioso come una chiesa vuota. «È il momento», pensò Nerino. «Nessuno canta, quindi toccherà a me». Saltò fuori dal nido, scese su un ramo basso e gonfiò il petto. Il freddo gli pungeva le ali, ma lui non se ne curava. Aprì il becco e cantò. Nerino cantò. La sua voce era ancora un po' incerta, a tratti stonata, ma piena di entusiasmo. Una melodia breve, saltellante, come lui. Era il suo primo canto e lo faceva nel silenzio più assoluto. Ma nessuno rispose. Il giardino rimase immobile. Solo un leggero fruscio del vento tra i rami. Nerino si guardò intorno. Neanche un altro uccello, nessun rumore, nessun battito d'ali. I suoi fratelli erano al riparo. I passerotti, sotto le grondaie, tremavano in silenzio. I pettirossi si nascondevano tra le siepi. Solo lui, sopra un ramo gelato, era a cantare nel vuoto. «Forse non mi hanno sentito», pensò, e riprovò un canto più lungo, con una nota in più alla fine. Niente ancora. Nerino tornò nel nido, mortificato. «Mamma, non è servito a nulla». La madre lo guardò con dolcezza. «Hai fatto qualcosa di bello, Nerino, ma non era il momento».
E allora, quando sarà il momento? Quando ci sarà qualcuno pronto ad ascoltarti. Il giorno dopo, Nerino ci riprovò. Un'altra melodia, diversa, sempre lo stesso silenzio. Passarono 3 giorni, poi 5, poi una settimana. Il gelo aumentava e con lui anche la frustrazione di Nerino. Ma allora avevano ragione tutti. In inverno non si canta. È vietato. È stupido. Una sera, poco prima del tramonto, Nerino uscì lo stesso. Non per cantare, ma solo per guardare. La neve rifletteva gli ultimi raggi di sole. Il giardino sembrava un quadro. E lui si sentì piccolo, invisibile. Stava per rientrare quando sentì un rumore lieve, un movimento. Si voltò. Sul ramo, poco lontano, c'era una vecchia civetta, grigia, con gli occhi grandi e profondi. Lo fissava in silenzio. «Tu sei quello che canta?» disse. «Io, sì, o meglio, provavo a farlo. Ti ho ascoltato, sempre». Nerino la guardò stupito. «Ma non hai mai detto nulla?» «Perché il silenzio è anche una risposta. Ma tu non hai mai smesso. Hai cantato quando nessuno aveva il coraggio di farlo. Ma nessuno mi ha seguito, nessuno ha risposto. A volte il primo che canta lo fa per rompere il ghiaccio, non per avere un applauso, ma per ricordare che la primavera arriverà». La civetta gli fece un cenno, poi volò via. E Nerino rimase lì, con il cuore che gli batteva forte. La notte passò lenta, silenziosa, come tutte le notti d'inverno. Ma dentro Nerino qualcosa era cambiato. Non si sentiva più deluso. Solo sì, ma anche necessario, come una piccola candela accesa in una stanza buia. Il mattino dopo uscì sul ramo. Il cielo era chiaro, ma l'aria ancora pungente. I rami brillavano di brina. Nessuno intorno, solo lui. Chiuse gli occhi e cantò, senza aspettarsi nulla, senza sperare in un pubblico, solo per il gusto di farlo. Una melodia nuova, dolce, più lenta, meno rumorosa, più profonda. Non cercava attenzione, cercava verità, ed era la sua. Cantò per sé, per la mamma, per la neve, per la civetta. E poi successe qualcosa. Un fruscio lieve, 1, poi 2, poi 3. Nerino aprì gli occhi. Su un albero poco lontano c'erano 2 passerotti, poi 3 pettirossi, poi un altro merlo, giovane come lui. Si erano avvicinati in silenzio. Nessuno cantava, ma lo guardavano, con attenzione e anche con rispetto. Il merlo alzò il becco e cinguettò una nota, solo una, ma bastava. Poi un'altra e un'altra ancora. In pochi minuti il giardino non era più silenzioso. Non era un concerto, o meglio, non ancora. Era solo un eco, un inizio, ma c'era vita. E Nerino sorrise. C'era una volta, in un grande bosco verde, un piccolo riccio di nome Rocco. Rocco era diverso dagli altri animali del bosco. Mentre gli uccelli cantavano allegri e i conigli saltavano veloci, Rocco camminava piano e parlava poco. Aveva tanti aculei, come tutti i ricci, ma i suoi sembravano più lunghi, più appuntiti. Gli altri animali avevano un po' paura ad avvicinarsi. Rocco si sentiva solo, passava le giornate cercando bacche da mangiare e camminando lungo i sentieri, parlando solo con se stesso.
ma aveva un grande sogno, vedere da vicino una stella. Le guardava ogni notte, quando il cielo diventava blu scuro e il bosco si addormentava. Come sarà a toccarne uno? Si chiedeva sempre. Una sera, mentre stava per tornare nella sua tana, vide una luce diversa. Non era come la luna, né come le lucciole. Era una luce che scendeva dal cielo, veloce come una freccia, e poi, puff, cadde proprio nel bosco. Rocco corse verso il punto dove era caduta. Tra le foglie e i rami trovò una piccola stella, ancora calda e tremante. «Chi sei?» chiese Rocco, meravigliato. «Sono una stella cadente», rispose la piccola luce, con una voce dolce. «Mi sono persa, non riesco a tornare in cielo». Rocco pensò un attimo. «Io non so volare, ma posso aiutarti a trovare qualcuno che può farlo». Così iniziò il viaggio del riccio e della stella. Rocco andò prima dal gufo saggio. «Gufo, tu vedi il cielo ogni notte, puoi aiutare la stella a tornare su?» Il gufo guardò la piccola luce, poi scosse la testa. «Mi dispiace, non posso volare così in alto, ma forse il vento può aiutarti». Il giorno dopo, Rocco e la stella cercarono il vento. Trovarono un'aquila che volava con il vento sopra le montagne. «Per favore, puoi portare questa stella nel cielo?» chiese Rocco. L'aquila provò a sollevarla, ma la stella era troppo leggera, quasi senza peso. «Non ci riesco, il cielo è troppo lontano», disse l'aquila. Rocco non si arrese. Ogni giorno cercava una nuova soluzione. Provò con l'acqua del fiume, sperando che potesse riflettere la luce della stella fino al cielo. Provò a costruire una torre di pietre, provò perfino a saltare più in alto che poteva. La stella, intanto, diventava sempre più debole. Una notte, mentre il bosco dormiva, Rocco guardò la stella e disse: «Forse non riuscirò a riportarti a casa, ma almeno non sarai sola». La stella, con un filo di voce, rispose: «Grazie, Rocco, la tua amicizia è la cosa più luminosa che io abbia visto». E in quel momento qualcosa di magico accadde. Dal cielo scese una luce intensa, come una pioggia di oro e di argento. Era la regina delle stelle, venuta a cercare la piccola stella caduta. «Ho visto tutto», disse la regina. «Molti avrebbero rinunciato. Tu invece hai scelto di restare. Questo è il gesto più luminoso che esista». Poi toccò Rocco con un raggio di luce. In un istante gli aculei del riccio brillarono come cristalli. Rocco non cambiò forma, ma da quel giorno portò la luce delle stelle nel bosco e ogni notte la piccola stella lo salutava dal cielo con un bagliore speciale. Vicino a un bosco viveva una tartaruga di nome Nina. Non era giovane, ma nemmeno vecchia. Aveva gli occhi piccoli e attenti e un passo lento, deciso, senza fretta. Ogni mattina usciva dalla sua tana scavata nella terra, faceva il giro del prato, controllava le margherite, salutava il vento. Poi tornava a casa, soddisfatta. Un giorno, mentre camminava verso l'angolo est del giardino, trovò qualcosa di nuovo. Un muro. Alto, grigio, liscio. Prima non c'era. Si fermò, lo toccò col muso, lo osservò per minuti interi. «Hanno costruito un muro», disse piano. «Ma cosa c'è dall'altra parte?» Le farfalle passavano sopra senza problemi. Gli uccellini ridevano in volo. Ma per Nina quel muro era una fine. Gli altri animali
Cominciarono a parlarne. «Non si può passare», disse la lepre. Girò e tornò indietro. «È troppo alto», disse la volpe. «Perché provarci?» «Non ha senso», disse il tasso. «C'è tanto da fare, anche da questo lato». Ma Nina restava lì, ogni giorno, alla stessa ora, davanti al muro. «Non voglio volare», disse Nina, «voglio solo sapere cosa c'è oltre». Allora cominciò a camminare lungo il muro, da sinistra a destra, da destra a sinistra. Piccoli passi, lenti ma costanti. Gli altri ridevano. «Non ce la farai mai. È solo un muro, accettalo. Sei troppo lenta, troppo piccola». Ma Nina non rispondeva e continuava a camminare. Passarono i giorni, poi le settimane. Ogni mattina Nina si svegliava, mangiava qualche foglia e tornava davanti al muro, sempre nello stesso punto. Poi riprendeva a camminare lungo il bordo, centimetro dopo centimetro. A volte pioveva, altre volte il sole bruciava, a volte il vento soffiava forte e spostava le foglie come onde del mare. Ma Nina non si fermava. Un giorno, lungo il muro, trovò una pozzanghera, non molto grande, ma per lei, piccola e bassa com'era, sembrava un lago. Si fermò. «Forse oggi no», sussurrò. «Forse domani». Ma poi ricordò qualcosa che diceva sempre sua madre. «Quando pensi di tornare indietro, fai ancora un passo, poi decidi». E Nina fece un passo, poi un altro, attraversò la pozzanghera, bagnandosi il pancino, ma senza paura. «Sei matta», le gridò un topo dall'alto di un cespuglio. «Tutto questo per vedere cosa c'è oltre un muro?» Nina si fermò, alzò lo sguardo. «Non voglio vedere tutto, voglio vedere di più». Il topo rise, ma poi smise. C'era qualcosa negli occhi di Nina che non si poteva deridere. Quella notte Nina dormì vicino al muro, non nella sua tana, ma lì, all'aperto. Aveva sognato una porta nascosta. Forse il muro non era infinito, forse da qualche parte c'era un passaggio. Il giorno dopo riprese il cammino. Il muro continuava. Giorno dopo giorno Nina avanzava, sempre dritta, sempre fedele a quel percorso che ormai conosceva a memoria. Le zampe erano stanche, il guscio graffiato, ma qualcosa dentro di lei cresceva invece di diminuire. Una certezza calma. Una mattina trovò un riccio appoggiato al muro. «Che ci fai qui?» chiese Nina. «Aspetto», disse il riccio. «Una volta cercavo di scavalcare, ma poi ho capito che è inutile». «E adesso?» «Adesso guardo il muro, ogni giorno, così non mi delude più». Nina si avvicinò, lo guardò negli occhi. «Io non voglio combatterlo, né ignorarlo, io voglio conoscerlo». «E se non c'è niente?» sussurrò il riccio. «Allora avrò camminato», rispose lei, e proseguì. Camminò altri 2 giorni. Il muro sembrava eterno, ma al terzo giorno successe qualcosa. Stava per fermarsi a bere quando vide un cambiamento. Una piccola crepa tra le pietre. Si chinò. Lì, nascosto tra le erbe, c'era uno spazio, piccolo, appena visibile, ma abbastanza grande perché una tartaruga potesse passarci. Il cuore le batté forte, fece un respiro profondo e si infilò nella crepa. Dall'altra parte il mondo era uguale, eppure diverso. Il sole era lo stesso, l'erba anche, ma l'aria
sembrava più aperta, più leggera, come se tutto le stesse dicendo bentornata. C'era un albero grande, solitario, un campo, un piccolo stagno. Nina camminò fino all'albero, si sedette alla sua ombra e per la prima volta non doveva più cercare, solo osservare e riposare. Rimase lì a lungo, poi pensò: devo tornare, non per me, ma per gli altri, per quelli che aspettano, che dubitano, che si sono fermati davanti al muro pensando che finisse lì. Tornò indietro, lentamente. Raggiunse il riccio, che le chiese: «Hai trovato qualcosa?» «Sì», rispose lei, «ho trovato che il muro non è tutto». E con un rametto segnò una X vicino alla crepa. Il riccio si avvicinò, guardò dentro e sorrise. Da quel giorno sempre più animali andarono a vedere. Alcuni passarono il muro, altri no, ma tutti, almeno per un attimo, si fermarono davanti a quella X e pensarono: forse anche io posso. Nel pollaio, dietro la casa di zia Maddalena, sotto il sole tiepido della primavera, covava una gallina dal nome importante, Beatrice. Beatrice era una madre esperta. Aveva già cresciuto altri pulcini e li aveva visti correre, volare bassi, beccare i sassi, litigare per un filo d'erba. Ma quella primavera covava 5 uova nuove, tutte insieme, tutte sotto le sue piume calde e profumate di fieno. Le uova si assomigliavano tutte, ma dentro ognuna di esse c'era un mondo. In 4 di loro c'era entusiasmo, i pulcini si muovevano, sognavano già le zampette, le ali, la libertà. Parlavano tra loro: io voglio correre, io voglio vedere l'erba, io voglio saltare sugli altri. Ma il quinto uovo era diverso, più silenzioso, più fermo. Dentro un pulcino ascoltava tutto, ma non diceva nulla. Stanno già decidendo di uscire, pensava. Perché tutta questa fretta? Qui dentro c'è silenzio, calore, protezione. Chi me lo fa fare? E così, mentre gli altri si esercitavano a spingere con il becco, a scalciare, a fare piccole prove di rottura, lui restava fermo. Una mattina il primo guscio si ruppe, poi se ne ruppe un altro, poi il terzo e poi il quarto. Beatrice li guardò uscire uno per uno, piccoli, umidi, tremanti, ma vivi. Li leccò, li chiamò per nome, li incoraggiò a fare i primi passi nel pollaio. Rimaneva solo un uovo, liscio, perfetto, immobile. Piccolino? Chiese Beatrice. Nessuna risposta, ma dentro lui sentiva tutto. Sentiva l'aria cambiare, il rumore dei fratelli, il becchettare, il canto della madre. E sentiva anche una voce nuova dentro di sé. Esci, è il momento. Ma lui aveva paura. E se fuori fa freddo? E se fa caldo? E se nessuno mi guarda? E se non riesco a camminare? E se... Preferiva restare. Il guscio era casa, era il mondo, era tutto quello che conosceva. Quella sera Beatrice non si spostò come al solito, rimase accanto all'uovo. Gli parlava piano, anche senza ricevere risposta. Non devi avere fretta, ma sappi che qui ti aspettiamo, tutti. Non devi essere uguale ai tuoi fratelli, devi essere solamente te stesso. Per la prima volta qualcosa si mosse dentro l'uovo. Un respiro,
un battito d'ali e un pensiero diverso. E se invece ci fosse qualcosa di bello? Il giorno dopo, un rumore diverso, un crack, leggero. Il pulcino aveva dato il primo colpo. Beatrice fece un suono di felicità. I fratellini si avvicinarono, saltellando. Erano curiosi. Dicevano: «Sta uscendo, sta arrivando, forza!» Ma ci vollero ancora ore. La luce era forte, l'aria era strana, i suoni sembravano troppo grandi. Finalmente dal guscio uscì un piccolo becco, poi un occhio, poi una zampa e poi lui, tutto intero. Era piccolo, più piccolo degli altri, ma con uno sguardo diverso. Non correva, non gridava, semplicemente guardava. La prima cosa che vide fu il sole, la seconda fu la madre, la terza fu se stesso, fuori, finalmente. I primi giorni furono difficili. Si inciampava, si stancava, si nascondeva sotto le piume della mamma, più spesso degli altri, ma non tornava indietro, perché ora lo sapeva, fuori si cresce. Un giorno lo videro guardare il guscio vuoto. «Lo vuoi rompere?» chiese la mamma. «No», rispose lui, «lo voglio ricordare». C'era una volta un piccolo villaggio, incastonato tra le montagne, nascosto tra i pini alti, con neve e silenzi profondi. Le stagioni lì avevano un ritmo diverso. L'inverno era padrone, la primavera era timida e l'estate era breve, come un respiro. In quel villaggio viveva Lea, una ragazza dai capelli scuri e dagli occhi trasparenti come la brina. Non era la più bella né la più forte, ma tutti dicevano che aveva qualcosa negli occhi, che sapeva di lontano, qualcosa che sognava, che resisteva. Lea viveva con i genitori in una casa costruita con le mani dal padre e riscaldata dai racconti della madre. Il padre, falegname, intagliava mobili come se stesse narrando storie nel legno. La madre, tessitrice, intrecciava fili di lana e parole, creando coperte che sembravano custodire i sogni. Ma da qualche mese il villaggio era cambiato. Il cielo era quasi sempre grigio. Gli alberi non fiorivano e le galline smettevano di cantare. I bambini avevano gli occhi spenti, le mani screpolate e i vecchi ripetevano sempre la stessa frase: «C'è qualcosa che si è rotto e non sappiamo come aggiustarlo». Lea ascoltava, in silenzio. Osservava il vento, il fumo, le foglie ferme. Tutto sembrava sospeso. Una sera, mentre aiutava la madre a sistemare delle stoffe, accadde qualcosa di strano. Una voce, lieve come uno sbuffo di vento, sembrò parlare da dentro. «Cerca il filo d'oro». Si voltò, sorpresa, ma la madre stava piegando le lenzuola in silenzio. Nessuno aveva parlato, nessuno, tranne quella voce nella sua testa. «Cerca il filo d'oro, solo così il villaggio tornerà a respirare». Lea rimase turbata. Quella frase tornò nei giorni seguenti, sempre la stessa, come un richiamo. Decise allora di parlarne alla nonna, che viveva nella casa più alta del villaggio, dove l'aria era più fine e il silenzio più vecchio. La nonna era cieca, ma diceva sempre: «Ci sono cose
che si vedono meglio con gli occhi chiusi. Lea le raccontò della voce, del filo, del villaggio spento. La nonna sorrise. C'era una leggenda molto antica. Parlava di un filo che collega la vita alla speranza. È fatto d'oro sottile, invisibile alla maggior parte della gente, ma chi ha un cuore puro può trovarlo e seguirlo. E dove porta? Dove serve, non dove si vuole. Quella notte Lea sognò una grotta di pietra. Dentro, da una crepa, usciva un filo sottile e dorato. Si muoveva come un serpente gentile, curvando tra sassi e radici, salendo verso la luce. Quando si svegliò, sapeva già cosa fare. Preparò il suo zaino, mise dentro 2 fette di pane, una borraccia, la coperta della madre. Salutò il padre con un abbraccio lungo. Poi si mise in cammino, senza sapere dove, solo con la certezza che dove c'è un filo c'è un legame. E il suo villaggio ne aveva bisogno. Lea camminò per ore. Il sentiero era sempre più stretto e l'aria sempre più fredda. Il bosco sembrava ascoltarla. I rami si piegavano come per farle spazio, o forse per osservarla meglio. Aveva paura, sì, ma anche una strana determinazione che la spingeva avanti. Ogni tanto sentiva la voce tornare, cerca il filo d'oro, e lei continuava. Dopo 2 giorni di viaggio, trovò una vecchia baita abbandonata. Decise di riposare lì per la notte. Mentre accendeva un piccolo fuoco, sentì un rumore alle sue spalle. Non è un buon posto per dormire, disse una voce roca. Lea si voltò. Davanti a lei c'era una donna molto anziana, coperta da uno scialle scuro, con gli occhi color cenere. Chi sei? Chiese Lea. Una che ha perso la strada, come tanti. Ma tu stai cercando qualcosa, vero? Lea annui. Il filo d'oro. La donna rise, ma non era una risata cattiva, era solo stanca. Tutti cercano qualcosa che non vedono, ma pochi capiscono che il filo si mostra solo a chi sa aspettare, disse la signora. Io sono pronta, disse Lea, con voce ferma. Allora ascolta, più avanti troverai 3 cose. Un lago che non ha riflessi, un ragazzo che non parla e un albero che non dà ombra. Guarda bene, il filo è lì, ma non come immagini. Lea non capì, ma ringraziò. Il giorno dopo riprese a camminare e, come promesso, trovò le 3 cose. Un lago immobile, liscio come vetro. Ma se Lea guardava dentro, non vedeva il suo riflesso, solo nebbia. Allora si inginocchiò, immerse una mano e sussurrò: Io sono qui. In quel momento vide sul fondo dell'acqua una linea dorata che si muoveva tra le alghe, poi sparì. Camminando ancora, trovò un giovane seduto su un sasso. Guardava il cielo, non parlava. Aveva gli occhi che sembravano pieni di pioggia e le mani vuote. Lea si sedette accanto a lui, non disse nulla. Restarono in silenzio per ore. Poi lui le prese la mano e sussurrò: Anche io lo cercavo, ma avevo smesso di crederci. Una farfalla dorata passò sopra le loro teste. Non si fermò, ma lasciò una scia luminosa nell'aria. Infine trovò un grande albero secco, immobile, nessuna foglia, nessuna ombra. Ma quando Lea si avvicinò, vide qualcosa. Tra le radici, nascosto nella terra, c'era il filo, sottile, dorato, vivo. Lo prese e il filo cominciò a muoversi.
come se la stesse aspettando da sempre. Lea teneva il filo tra le dita. Era sottile, ma sembrava vivo. Vibrava piano, come se respirasse. Non tirava forte, ma invitava, senza fretta, senza paura. Camminò seguendolo. A volte saliva tra i rami, altre volte si perdeva nell'erba, oppure si arrotolava attorno a un sasso. Ma ogni volta che Lea si fermava, lui riprendeva a muoversi, come se sapesse dove andare. Il filo la portò in alto, sopra il villaggio. Camminò per ore, le ginocchia le facevano male, i piedi erano gonfi, ma il filo non si spezzava. Dopo molto tempo raggiunse una grotta scavata nella roccia. Dentro era buio, ma il filo brillava, come una piccola stella. Lo seguì. Nel cuore della montagna il filo si fermò. Si alzava verso il soffitto della grotta, scompariva in una fessura e lì, sotto di lei, c'era una tela sospesa, intessuta con 1000 altri fili, d'argento, di rame, di lana, di cotone, e al centro un grande buco. Lea capì. Quella era la tela della vita del villaggio e quel buco era il vuoto che tutti sentivano da mesi. Il filo d'oro serviva a ricucire. Allora, senza dire una parola, cominciò a cucire. Non sapeva come, ma le mani andavano da sole. Ogni punto era come una parola detta, un gesto d'amore dimenticato, un sorriso perduto. Ci vollero ore, forse giorni. Quando finì, la tela brillava. Non era perfetta, le cuciture si vedevano, ma era intera, di nuovo. Il filo, ora, si era fermato, ma sembrava felice. Lea tornò indietro e quando, finalmente, vide il villaggio, qualcosa era cambiato. I fiori erano tornati a sbocciare, i bambini correvano con le braccia in aria, gli anziani sorridevano, i forni cuocevano pane e nel cielo una farfalla dorata volava sopra le case. Lea non disse nulla. Nessuno sapeva cosa avesse fatto, ma lei, sì, sapeva che a volte un filo basta per tenere uniti 1000 cuori e se lo segui con fiducia, con coraggio, con speranza, puoi ricucire anche ciò che sembrava perduto per sempre.